Mia moglie sorrise con un mezzo ghigno e disse: esco per un appuntamento. Non aspettarmi sveglio. Risposi: speravo proprio che lo dicessi. Il suo volto divenne pallido. Non sapeva che avevo trovato il suo conto offshore, la confessione del suo amante e le prove che l'avrebbero distrutta in tribunale. Entro mattina, tutto sarebbe cambiato. Mi chiamo Robert Jennings. Ho 44 anni e fino a 3 mesi fa pensavo di avere tutto sotto controllo. Un matrimonio solido di 18 anni. 2 figli meravigliosi, Connor, 17 anni, e Lily, 14. Un'attività fiorente che avevo costruito dal nulla. 5 centri fitness nell'area metropolitana, con un fatturato annuo superiore ai 2 milioni. Avevo un socio di cui mi fidavo, Glenn Pearson, che si occupava di vendite e marketing mentre io gestivo operazioni e programmi di allenamento. Insieme avevamo fatto crescere questo impero in 7 anni, da una palestra in difficoltà a una vera catena franchising. Tiffany, mia moglie, era stata al mio fianco fin dall'inizio. Quando vivevamo in un piccolo monolocale in affitto, mangiando ramen 3 sere a settimana mentre io investivo ogni centesimo nella prima palestra. Credeva in me quando nessun altro lo faceva. O almeno così credevo io. Era un martedì sera quando tutto cambiò. Ricordo la data esatta perché era il giorno dopo la partita di basket di nostro figlio Connor, quella in cui segnò 23 punti e Tiffany non si presentò. Mi aveva mandato un messaggio dicendo che Glenn aveva bisogno che coprisse la reception della nostra sede alla Riverside, perché qualcuno si era ammalato. Ero in cucina a riscaldare del pollo con riso avanzati quando lei entrò. Il ticchettio dei suoi tacchi sul pavimento di legno suonò diverso, più deciso, più tagliente. Indossava un vestito che non avevo mai visto, di un bordeaux profondo, uno di quelli che costano più della nostra spesa mensile. Il trucco era perfetto, troppo perfetto per un martedì sera a casa. Alzai lo sguardo dal microonde e i nostri occhi si incrociarono. C'era qualcosa nella sua espressione che non riuscivo a definire. Non colpa, non nervosismo, qualcosa di più simile all'attesa. Esco per un appuntamento stasera, disse Tiffany, con voce ferma e chiara. Non aspettarmi sveglio. Le parole rimasero sospese nell'aria come fumo dopo uno sparo. Rimasi lì, una mano ancora sulla porta del microonde, l'altra che teneva una forchetta che improvvisamente sembrava pesare 50 kg. La mia mente cercava di elaborare ciò che avevo appena sentito. Un appuntamento. Mia moglie di 18 anni mi stava appena annunciando che usciva con un altro. Mi stava osservando, aspettava una reazione. Lo vedevo nei suoi occhi. Voleva che urlassi, che implorassi, che crollassi e le dessi il dramma che chiaramente si aspettava. Ma qualcosa dentro di me si fece freddo. Gelido. Perché in quel momento, tutti i piccoli pezzi si incastrarono improvvisamente. L'estratto conto della carta di credito che avevo trovato il mese prima con addebiti in hotel dove non ero mai stato. Il modo in cui Glenn evitava il mio sguardo all'ultima riunione dei soci. Il fatto che la madre di Tiffany, Lorraine, fosse stata insolitamente fredda come alla festa di compleanno di Lily. Posai la forchetta, chiusi la porta del microonde e guardai mia moglie. La guardai davvero, e vidi una sconosciuta con il volto di Tiffany. In realtà, dissi, con voce calma e misurata, speravo proprio che lo dicessi. Il suo volto cambiò all'istante. La sicurezza presuntuosa svanì come acqua da una diga rotta. La bocca si aprì leggermente, poi si richiuse. Batté le palpebre 2 volte di fila, come se cercasse di ricalibrarsi. Cosa? La sua voce uscì più piccola di prima. Hai sentito bene? Mi appoggiai al bancone, incrociando le braccia. Aspettavo solo che fossi finalmente onesta su quello che stai facendo. Quindi, vai pure, esci con chi vuoi. Io sarò qui quando torni. Avremo molto da discutere. Si riprese in fretta, glielo riconosco. La maschera tornò al suo posto. Sei drammatico, Robert. È solo una cena con degli amici della palestra. Gli amici di solito non richiedono un vestito da $200 e un trucco da hotel di lusso. Risposi, ma certo,
Chiamiamola così. A che ora dovrei aspettarti a casa? O non dovrei nemmeno aspettarti, come hai detto? Tiffany afferrò la borsa dal bancone, i movimenti taglienti e difensivi. Non so cosa ti sia preso, ma questo atteggiamento non è affatto attraente. Neanche mentire in faccia a tuo marito lo è, dissi. Eppure eccoci qui. Mi fissò a lungo, e vidi gli ingranaggi girare dietro i suoi occhi. Cercava di capire quanto sapessi, quanto avessi scoperto. La verità era che, fino a 30 secondi prima, avevo solo sospetti, pezzi che non quadravano. Ma la sua reazione alla mia calma accettazione aveva appena confermato tutto. Torno tardi, disse infine, voltandosi verso la porta. Prenditi tutto il tempo che vuoi, le urlai dietro. Ho delle telefonate da fare comunque. La porta si chiuse dietro di lei con un click sommesso. Rimasi lì in cucina, circondato dall'odore di pollo riscaldato e dai resti del mio matrimonio. E provai qualcosa che non sentivo da anni. Chiarezza. Pura, tagliente, inconfutabile chiarezza. Tirai fuori il telefono e aprii l'app della banca. Era ora di vedere esattamente a cosa mia moglie stava spendendo i nostri soldi. L'app si caricò lentamente, ogni secondo si allungava come caramella gommosa. Quando finalmente apparvero le transazioni, sentii la mascella stringersi. 3 mesi di estratti conto raccontavano la storia. Ero stato troppo occupato per leggerli. Addebiti in hotel al Riverside Inn, sempre di giovedì, prenotazioni a cena da Marcello S., il ristorante italiano dove avevamo festeggiato il 10° anniversario. Acquisti di regali in gioiellerie in cui non avevo mai messo piede. E la ciliegina sulla torta, prelievi in contanti per $8.000 distribuiti in 12 settimane. Mi sedetti al tavolo della cucina e aprii il portatile. Se Tiffany voleva giocare, aveva scelto l'avversario sbagliato. Avevo passato 7 anni a costruire un'attività da zero. Questo richiedeva attenzione ai dettagli, documentazione e la capacità di notare quando i numeri non tornavano. Prima tappa, il nostro conto congiunto della carta di credito. Scaricai ogni estratto conto degli ultimi 6 mesi e creai un foglio di calcolo. I segnali d'allarme saltarono fuori subito. Addebiti in boutique di lingerie nei giorni in cui diceva di andare a trovare sua madre. Conti di ristoranti per 2 imposti di cui non avevo mai sentito parlare. Una spesa per un weekend in un bed and breakfast in Vermont che coincideva con il suo presunto viaggio tra amiche a Boston. Il telefono squillò. Era Connor che scriveva da sopra. Papà, dove mamma? Ha detto che mi avrebbe aiutato con il tema per il college stasera. Risposi digitando, ha dovuto uscire. Ti aiuto io. Dammi 20 minuti. 20 minuti. Era tutto il tempo che avevo prima di dover tornare a fare il papà. Mettendo da parte il fatto che il mio matrimonio stava crollando, lavorai più in fretta. Poi accesi il conto aziendale, quello che condividevo con Glenn per i centri fitness. Lo stomaco mi si strinse. Trasferimenti non autorizzati, piccole somme all'inizio, 500 qui, 800 là, sempre etichettati come spese di manutenzione o marketing. Ma erano diventati più audaci. 2 settimane prima, un trasferimento di $5.000 segnato come attrezzatura per la palestra che non era mai arrivata in nessuna delle nostre sedi. Cercai il numero del conto destinatario e lo passai attraverso il nostro sistema di verifica bancaria. Il conto apparteneva a Tiffany. Stava drenando soldi dalla nostra attività, soldi che appartenevano metà a Glenn e metà a me, e li trasferiva in un conto privato di cui non sapevo nulla. Le mani mi tremavano mentre facevo screenshot di tutto. Non era solo un tradimento. Era furto. Furto sistematico e calcolato alla nostra famiglia e alla nostra impresa. Aprii una nuova scheda del browser e cercai il nome dell'avvocato che ci aveva aiutato a costituire la nostra società 7 anni prima. Richard Frost, un tipo sveglio sui 50 anni che non scherzava. Scrissi una mail allegando gli screenshot e spiegando la situazione in termini clinici. Niente emozioni, solo fatti. Richiesta di incontro per la prima cosa domani mattina. Il telefono squillò.
Il nome di Glenn apparve sullo schermo. Lo fissai per 3 squilli prima di rispondere. Pronto? Ehi, Rob. La voce di Glenn suonava tesa, artificiale. Solo per sapere come va. Tutto a posto. Tempismo interessante per un controllo, dissi. Sono le 9:30 di un martedì sera. Pausa. Giusto. Volevo solo assicurarmi che siamo a posto per la consegna dell'attrezzatura domani nella sede del centro città. Non abbiamo nessuna consegna prevista domani, Glenn. Il silenzio si allungò tra noi come un abisso. Dov'è Tiffany adesso? Chiesi, con voce piatta. Riattaccò. Rimasi lì a fissare il telefono. E qualcosa dentro di me cambiò. Non era solo mia moglie a tradirmi. Era il mio socio, l'uomo a cui avevo affidato metà della mia vita, che mi stava pugnalando alle spalle. Sopra, Connor chiamò, papà, vieni. Salendo, gridai indietro, salvando tutti i miei documenti su un cloud sicuro. Il tema per il college poteva aspettare. Prima dovevo rassicurare mio figlio che andava tutto bene, anche se entrambi sapevamo che non era così. Il tema di Connor parlava di perseveranza. Di come avermi visto costruire la palestra dal nulla gli avesse insegnato che il successo richiede sacrificio. Lo aiutai a perfezionare il paragrafo della tesi mentre il telefono vibrava ogni pochi minuti con notifiche che ignoravo. Alle 10:30 era soddisfatto della bozza e andò a dormire. Lily dormiva già dalle 9. La sua porta era chiusa con un cartello non disturbare che aveva fatto a scuola. Ritornai in cucina e mi feci un caffè. Forte, nero, quello che ti tiene sveglio e lucido. Avevo lavoro da fare. Il sistema di sicurezza che avevo installato nelle nostre palestre 6 mesi prima non serviva solo a prevenire furti. Era ad alta definizione, connesso al cloud e copriva ogni angolo. Aprii le registrazioni della sede Riverside, quella dove Tiffany diceva di aver coperto la reception la sera prima. Scorsi la timeline. Non si era mai presentata. Alla reception c'era Sara, la nostra dipendente abituale del turno di notte, dalle 6 di sera fino alla chiusura alle 10. Nessuna traccia di Tiffany in tutto l'edificio. Controllai le altre 4 sedi. Stessa storia. Mia moglie non aveva messo piede in nessuna delle nostre palestre ieri. Scaricai i filmati e li aggiunsi al fascicolo di prove che stavo raccogliendo. Poi aprì il calendario condiviso che Tiffany e io usavamo per gli impegni familiari. Era stata meticolosa nell'aggiornarlo, probabilmente per mantenere l'illusione di trasparenza. Confrontai le sue annotazioni con gli estratti conto delle carte di credito. Ogni incontro del club del libro corrispondeva a una spesa in hotel. Ogni cena con mia madre coincideva con scontrini di ristoranti romantici in città. Aveva costruito un alibi sotto i miei occhi, contando sul fatto che fossi troppo occupato per verificare. Il telefono squillò. Sullo schermo comparve il nome di Tiffany. Lasciai suonare 4 volte prima di rispondere. Pronto. La mia voce era neutra, piatta. Robert, dobbiamo parlare. Lei sembrava agitata, le parole taglienti. Sto tornando a casa. Prenditi il tempo che vuoi. Non vado da nessuna parte. No, non capisci. Devo spiegarti qualcosa. Tutto questo non è come pensi. Quasi risi. Davvero? Quindi non hai appena annunciato che uscivi per un appuntamento? Non sei uscita vestita come se dovessi incontrare qualcuno di importante? Aiutami a capire cosa dovrei pensare. Ti stavo mettendo alla prova. La sua voce si fece più dolce, vulnerabile. Quel tono che usa quando vuole che io mi senta in colpa. Volevo vedere se avresti lottato per noi. Se mi avresti dimostrato che ti importa ancora mentendo su dove sei stata negli ultimi 3 mesi, rubando soldi dal nostro conto aziendale. Bella prova, Tiffany. Silenzio. Allora di cosa stai parlando? Parlo degli 8.000 prelevati in contanti, dei trasferimenti sul tuo conto privato, delle spese in hotel, dei ristoranti, dei gioielli che hai comprato per qualcuno che non sono io. Tenni la voce clinica,
Senza emozioni. Parlo del fatto che non sei stata in nessuna delle nostre palestre da 2 settimane, nonostante dicessi di coprire i turni. Volevo continuare, ma sentii un respiro trattenuto. Mi stai spiando. Io sto solo facendo attenzione. C'è differenza. Mi alzai e andai alla finestra, guardando la nostra tranquilla strada di periferia. Ora puoi tornare a casa e ne parliamo faccia a faccia. Oppure resti dove sei, con chi sei. La scelta è tua. Ma se torni, preparati a dire la verità, perché io già ne so la maggior parte. Riattaccò. 20 minuti dopo, i fari illuminarono il vialetto. La macchina di Tiffany. Sentii la chiave nella serratura, la porta aprirsi lentamente. Apparve sulla soglia della cucina, il trucco sbavato, la postura sicura di prima sparita. «Dov'è Glenn?» chiesi prima che potesse parlare. Il suo volto impallidì. «Come hai fatto a rispondere alla domanda?» «Mi ha lasciata all'angolo». Tiffany sussurrò: «Robert, per favore, lasciami spiegare». Indicai la sedia di fronte a me. «Siediti, comincia a parlare. E se ti becco a mentire ancora una volta questa conversazione finisce qui e la prossima chiamata sarà un avvocato divorzista». Tiffany si sedette come se stesse per affrontare una bomba. La mano tremava mentre posava la borsa sul tavolo. Per un attimo fissò il suo grembo, e mi chiesi se stesse calcolando la prossima mossa o provando davvero qualcosa che somigliava al rimorso. «È cominciato 6 mesi fa», disse infine, a voce bassa. «Glenn ed io stavamo facendo l'inventario nella sede del centro. Stavamo parlando e lui mi ascoltava in un modo in cui tu non lo fai da anni. Mi ha fatto sentire vista. Quindi hai deciso di avere una relazione con il mio socio in affari e rubare dalla nostra azienda». Tenni il tono piatto, rifiutando di darle la reazione emotiva che cercava. «Salta il riassunto da romanzo rosa e dimmi la verità. Quanto hai preso?» Sussultò. «Circa 12.000, ma volevo restituirli». «Con quali soldi?» «I contanti che prelevavi dal nostro conto comune, i trasferimenti dal nostro business autorizzati da Glenn». Mi sporsi in avanti. «Ho estratti conto, filmati di sicurezza, ricevute delle carte di credito. So degli hotel, dei ristoranti, dei gioielli. Voglio sapere cos'altro hai nascosto». Gli occhi di Tiffany si riempirono di lacrime, ma non ci credevo più. «Non c'è altro. Lo giuro». Tirai fuori il telefono e aprii una foto che avevo trovato prima. La mostrava mentre rideva in una cabina di un ristorante, il braccio di Glenn intorno alle sue spalle. Il timestamp era di 3 settimane prima, la stessa sera in cui mi aveva detto di essere a un incontro del PDA. «Riprova», dissi, facendo scivolare il telefono sul tavolo. Lei guardò l'immagine e il volto le divenne grigio. «Dove l'hai presa?» «I social media sono una cosa meravigliosa. Qualcuno ha taggato Glenn in un post da Marcello S. Sei proprio lì sullo sfondo». Ripresi il telefono. «Ora ti chiedo un'ultima volta. Cos'altro hai nascosto?» Tiffany tacque a lungo. Poi disse qualcosa che mi fece gelare il sangue. «Glenn ed io stavamo pianificando di comprarti la quota dell'azienda. Stavamo incontrando investitori. Volevamo offrirti un prezzo basso e costringerti a uscire». Mi appoggiai allo schienale, elaborando. Non era solo una relazione. Era un'acquisizione ostile dell'azienda che avevo costruito da zero. Glenn sa che sono al corrente di tutto questo. Non credo. Quando l'ho chiamato dopo che hai detto quella cosa sul dire la verità, è andato nel panico. Mi ha detto di tornare a casa e negare tutto. Ha detto che si sarebbe occupato del danno domani. A che ora pensa di essere in ufficio? Alle 7. È sempre lì presto il mercoledì. Guardai l'orologio. Erano le 11:15. Avevo meno di 8 ore per mettere in ordine le mie carte legali prima che Glenn provasse a manipolare la situazione. Ecco cosa succederà. Dissi alzandomi. Stasera dormirai nella stanza degli ospiti.
Domani mattina chiamerai tua madre e le dirai che starai lì per un po'. Non porterai i bambini da nessuna parte. Non toccherai i nostri conti. E non contatterai Glenn. Capito? Robert, per favore. Non ho finito. La mia voce si fece dura. Scriverai anche ogni dettaglio di quello che tu e Glenn avete pianificato. Ogni incontro con gli investitori, ogni conversazione sull'acquisto della mia quota, ogni dollaro che avete spostato, e lo firmerai. Perché dovrei farlo? La voce le si spezzò. Perché se non lo fai, domani chiederò il divorzio e denuncerò il furto alla polizia. Ma se collabori, se dici tutto, potrei essere disposto a trovare un accordo che non ti distrugga completamente. Era un bluff parziale. Avrei chiesto il divorzio comunque, ma avevo bisogno della sua confessione scritta prima che Glenn potesse assumere un avvocato e distruggere le prove. Tiffany annuì lentamente, le lacrime le rigavano il viso. Va bene, lo farò. Bene. Comincia a scrivere. Tiffany passò 2 ore a scrivere la sua confessione mentre io stavo di fronte a lei, leggendo contratti aziendali e accordi di partnership. All'1:30 di notte aveva riempito 6 pagine con dettagli sull'affare, il furto finanziario e il piano per estromettermi dalla mia stessa azienda. Firmò ogni pagina con mano tremante. Posso andare a dormire adesso? Chiese, la voce rotta dal pianto. Nella stanza degli ospiti e lascia il telefono sul bancone della cucina. Iniziò a protestare, poi ci ripensò. La sentii salire le scale, sentii la porta della stanza degli ospiti chiudersi. Fotografai ogni pagina della confessione, le caricai nel mio cloud sicuro e chiusi gli originali nella cassaforte di casa. Poi chiamai Richard Frost, il mio avvocato, e lasciai un messaggio dettagliato chiedendo un incontro urgente alle 6 del mattino. Riuscii a dormire 3 ore sul divano prima che la sveglia suonasse. Connor e Lily dormivano ancora mentre facevo la doccia e mi vestivo. Lasciai un biglietto sul bancone della cucina dicendo che avevo un incontro presto e sarei tornato prima che andassero a scuola. L'ufficio di Richard era in un grattacielo del centro, al 23° piano. Era già lì quando arrivai. Il caffè stava per essere pronto, sembrava in forma nonostante l'ora indecente. Robert Jennings disse stringendomi la mano. Il tuo messaggio era preoccupante. Siediti e raccontami tutto. Passai 40 minuti a spiegargli la situazione, la relazione, il furto, il tentativo di scalata aziendale. Gli mostrai gli estratti conto, i filmati di sicurezza, la confessione firmata di Tiffany. Richard prese appunti, il volto si fece sempre più cupo a ogni rivelazione. È grave, disse infine. Ma è anche a prova di bomba. Tua moglie e il tuo socio si sono esposti a responsabilità civili e penali. La domanda è, cosa vuoi fare? Voglio la custodia esclusiva dei miei figli. Voglio Tiffany fuori di casa. Voglio Glenn fuori dall'azienda. E voglio recuperare ogni dollaro che hanno rubato. Mi sporsi in avanti. Puoi farlo. La custodia e il divorzio, assolutamente. La confessione di tua moglie e le prove di frode finanziaria ti danno un enorme potere contrattuale. Richard batté la penna sul taccuino. La parte aziendale è più complicata. Glenn possiede il 40%. Anche con una clausola morale, potrebbe opporsi alla sua rimozione in tribunale. E se lo comprassi io? Con quali capitali? Hai detto che hanno prosciugato quasi 20.000 dai conti aziendali. Tirai fuori un'altra cartellina. 3 settimane fa ho ottenuto una linea di credito ipotecaria sulla casa di mio padre. Quella che mi ha lasciato nel testamento. Quella a cui Tiffany non ha alcun diritto legale. Vale 620.000 e posso accedere a 300.000 subito. Richard alzò un sopracciglio. Lo avevi previsto. Ho visto che qualcosa stava per succedere. Non avevo idea di quanto sarebbe stato grave. Feci scivolare i documenti sulla sua scrivania. Voglio offrire a Glenn un buyout, 75 centesimi per ogni dollaro della sua quota. Pagamento completo entro 30 giorni. Se rifiuta,
Invochiamo la clausola morale e lo costringiamo a uscire senza nulla. È aggressivo. Ha provato a rubarmi l'azienda e a dormire con mia moglie. Essere generosi è aggressivo, risposi. Mi alzai. Puoi preparare i documenti oggi. Li avrò pronti entro questo pomeriggio. Richard si alzò e mi strinse di nuovo la mano. E Robert, tua suocera, Lorraine, nel tuo messaggio vocale hai detto che potrebbe essere coinvolta nel coprire la relazione. Preparati a una battaglia sporca durante la custodia. Conto proprio su questo, dissi. Ho piani anche per Lorraine. Uscito dall'ufficio di Richard alle 7:15, guidai dritto verso la nostra palestra in centro. Il camion di Glenn era già nel parcheggio. Entrai dalla porta principale, salutai il personale mattutino con un cenno e mi diressi verso l'ufficio che condividevamo. Glenn era alla scrivania, fissava lo schermo del computer, alzò lo sguardo quando entrai e vidi il calcolo nei suoi occhi, cercava di capire quanto sapessi. Buongiorno, Rob, disse con cautela. Inizio presto oggi. Avevo da sbrigare degli affari. Chiusi la porta dietro di me. Dobbiamo parlare della tua dimissione. Il volto di Glenn passò attraverso diverse espressioni prima di fermarsi su un'innocenza confusa. Le mie cosa, Rob? Di cosa stai parlando? Tirai fuori il telefono e feci partire la registrazione audio della confessione di Tiffany. La sua voce riempì il piccolo ufficio, raccontando la relazione, i soldi rubati, il piano per farmi fuori e prendere il controllo dell'azienda con Glenn. Il suo volto si sbiancò mentre la registrazione andava avanti. Quando finì, misi via il telefono e mi sedetti di fronte a lui. Ecco la situazione, dissi con voce calma e ferma. Hai violato il nostro accordo di partnership in più modi, furto, frode e una cospirazione per truffare me e la mia quota di proprietà. Ho documenti per ogni spesa in hotel, ogni trasferimento non autorizzato, ogni cena che hai addebitato all'azienda mentre stavi con mia moglie. Glenn aprì la bocca, ma non uscì nulla. Ora ti farò un'offerta e la accetterai, perché l'alternativa è molto peggiore. Tirai fuori una cartellina dalla borsa e la feci scivolare sulla scrivania. Questo è un accordo di buyout. Ti offro 75 centesimi per ogni dollaro della tua quota del 40% nell'azienda. Basandoci sulla nostra ultima valutazione, sono $450.000 in contanti, pagati entro 30 giorni. Fissò i documenti come se potessero morderlo. È sotto il valore di mercato. È più di quanto meriti. La clausola morale nel nostro accordo operativo mi dà il diritto di cacciarti senza alcun risarcimento per comportamenti come questo. Ti sto offrendo la possibilità di andartene con qualcosa. Mi appoggiai allo schienale della sedia. Hai tempo fino alle 5 di oggi per decidere. Accetta il buyout, firma un accordo di non concorrenza e sparisci, oppure rifiuta e invocherò la clausola morale. Denuncerò il furto alla polizia e farò in modo che tutti in questo settore sappiano esattamente cosa hai fatto. Rob, ti prego. Siamo stati soci per 7 anni. Abbiamo costruito tutto insieme e tu provi a rubarmelo mentre dormi con mia moglie. Mi alzai. Non negozio con chi mi tradisce, Glenn. Li elimino. L'unica domanda è se te ne vai con qualcosa o a mani vuote. Guardò i documenti del buyout, le mani tremanti leggermente. E Tiffany? Divorzi. Non è più un tuo problema. Mi avviai verso la porta. Alle 5, Glenn, sarò nello studio del mio avvocato. Puoi portare lì la tua decisione o far contattare il tuo legale al mio. In ogni caso, qui hai finito. Lo lasciai seduto alla scrivania e tornai a casa. Connor e Lily stavano facendo colazione quando entrai. Tiffany non si vedeva da nessuna parte. Dove mamma? Chiese Lily, alzando lo sguardo dal suo cereale. Non si sente bene. Sta da nonna Lorraine per qualche giorno. Mi versai un caffè e mi sedetti con loro. Come hai dormito? Connor mi guardò con occhi consapevoli. A 17 anni era abbastanza grande per capire quando qualcosa non andava. Bene.
Stai bene, papà? Sto bene, figlio. Solo qualche problema di lavoro. Sorrisi a entrambi. Ascoltate, le cose potrebbero essere un po' diverse qui per un po'. Io e vostra madre stiamo attraversando dei momenti difficili, ma voglio che sappiate che niente di tutto questo è colpa vostra e che vi vogliamo entrambi un mondo di bene. Gli occhi di Lily si spalancarono. Vi state separando. Feci un respiro. Stiamo cercando di capire come andare avanti. Ma qualunque cosa succeda, voi due sarete sempre la mia priorità. Connor annui lentamente, ma vidi le domande nei suoi occhi. Domande a cui avrei dovuto rispondere prima o poi, ma non ora. Non mentre avevano scuola, esami e i normali problemi da adolescenti. Il telefono squillò. Un messaggio da Richard Frost. Lorraine Mitchell ha appena chiamato il mio ufficio minacciando azioni legali se provi a tenere sua figlia lontana dai bambini. Pensavo dovessi saperlo. Risposi con un messaggio. Lascia che venga. Ho prove che seppelliranno la sua credibilità. La guerra era appena cominciata. Glenn arrivò all'ufficio di Richard Frost alle 16:45, 15 minuti prima della scadenza. Sembrava non aver dormito. La camicia stropicciata, gli occhi arrossati. La sua avvocatessa, una donna decisa sui 40 anni di nome Patricia Hall, sedeva accanto a lui con una valigetta piena di documenti. Richard e io eravamo nella sala riunioni ad aspettare. Glenn non riusciva a incrociare il mio sguardo mentre si sedeva di fronte a noi. Il mio cliente è pronto ad accettare l'offerta di buyout, disse Patricia, facendo scivolare un accordo firmato sul tavolo. $450.000 per la sua quota del 40%, pagati entro 30 giorni. In cambio firmerà un accordo di non concorrenza e si dimetterà da tutte le cariche in azienda. Controllai la firma, poi guardai Glenn. Capisci che questo significa che sei fuori completamente? Niente ruolo di consulente, niente posizione di advisor, niente. Annui, la voce appena un sussurro. Capisco. E riconosci che questo prezzo di buyout riflette i danni causati dal tuo furto e dalla violazione del dovere fiduciario, sì. Glenn finalmente mi guardò. Rob, so che probabilmente non vuoi sentire questo, ma mi dispiace. Mi sono lasciato coinvolgere in qualcosa che non avrei dovuto e ho tradito la tua fiducia. Me ne pentirò per tutta la vita. Risparmiati le scuse. Firmai l'accordo e lo feci scivolare a Richard. Le tue scuse non cambiano quello che hai fatto. Non mi ridanno i 7 anni che ho perso pensando che fossi una persona di cui potessi fidarmi. Patricia schiarì la gola. C'è un'altra questione. I fondi rubati. Il mio cliente è pronto a restituire $12.000 sul conto aziendale entro 72 ore. Fallo in 48, dissi. E voglio una missione scritta che ha autorizzato quei trasferimenti senza il mio consenso o la mia conoscenza. Glenn guardò la sua avvocatessa che annui. Firmò un altro documento in cui riconosceva il furto. Abbiamo finito qui, disse Richard raccogliendo i documenti. Signor Pearson, ha tempo fino a venerdì a mezzogiorno per rimuovere i suoi effetti personali dagli uffici della palestra. Dopodiché, il suo accesso sarà revocato definitivamente. Glenn si alzò, le spalle curve. Mentre si avviava verso la porta, si fermò e si voltò verso di me. E Tiffany? Intendi sporgere denuncia anche contro di lei? È una questione tra me e mia moglie. Non devi più preoccupartene. Mi appoggiai allo schienale della sedia. E Glenn, se scopro che l'hai contattata, se sento che hai cercato di interferire in qualche modo nel mio divorzio, farò in modo che vengano presentate le accuse di furto. Chiaro. Annui e se ne va senza dire altro. Richard chiuse la valigetta. Ben gestito. Hai ottenuto tutto quello che volevi. Non tutto, dissi. Devo ancora occuparmi di Lorraine. Come a comando, il telefono squillò. Era la madre di Tiffany. Lasciai andare la chiamata alla segreteria, ma lei richiamò 3 volte di seguito. Alla fine risposi. Lorraine.
Robert Jennings. Ascoltami bene, la sua voce stridula di rabbia. So cosa stai cercando di fare a mia figlia. Vuoi portarle via quei bambini e non lo permetterò. Quei bambini hanno una madre che ha commesso adulterio e ha rubato alla sua famiglia. Sarà il tribunale a decidere cosa è meglio per loro, non tu. Ho contatti, Robert. Avvocati, giudici, persone che mi devono favori. Pensi di poter distruggere la vita di mia figlia e andartene così? Penso che tua figlia abbia distrutto la sua vita quando ha deciso di tradire la sua famiglia. Rimasi calmo, misurato. E per quanto riguarda i tuoi contatti, Lorraine, io ho qualcosa di meglio. Ho la verità documentata e firmata. Quindi porta i tuoi avvocati, i tuoi giudici, chi vuoi. Io sono pronto. Lei chiuse la chiamata. Richard alzò un sopracciglio. Sarà un problema. Lascia che sia un problema, dissi. Ho finito di avere paura di quella donna. Guidai verso casa e trovai Connor ad aspettarmi sul vialetto. Era seduto sui gradini d'ingresso, con il pallone da basket in grembo. Papà, dobbiamo parlare. Mi sedetti accanto a lui sui gradini. L'aria della sera era fresca. Il quartiere silenzioso, a parte qualcuno che tagliava il prato a 3 case di distanza. So che mamma non è solo malata, disse Connor, facendo rimbalzare una volta il pallone. Ti ho sentito al telefono ieri sera. L'ho sentita piangere nella stanza degli ospiti. Sapevo che quella conversazione sarebbe arrivata, ma non la rendeva più facile. Hai ragione. Io e tua madre abbiamo seri problemi. Ti tradisce. La domanda diretta mi colse di sorpresa. Guardai mio figlio, lo guardai davvero. Aveva 17 anni, quasi un uomo, con la mia altezza e gli occhi di sua madre. Sì, dissi semplicemente. Lo fa. Connor rimase in silenzio per un momento, il pallone da basket ancora tra le mani con Mr. Pearson. Come lo sai? Li ho visti insieme una volta, circa 2 mesi fa, in palestra alla Riverside. Sono entrato a prendere la mia borraccia che avevo lasciato lì e li ho trovati nell'ufficio. La porta era chiusa, ma ho visto attraverso la finestra. Si stavano baciando. Abbassò lo sguardo a terra. Non sapevo cosa fare. Una parte di me voleva dirtelo, ma un'altra pensava che forse mi sbagliavo. Forse era un errore. Il peso di ciò che mio figlio aveva portato dentro mi colpì come un camion. Connor, non è colpa tua. Nessuna di queste cose è tua responsabilità. Avrei dovuto dirtelo, avrei dovuto prestare più attenzione a quello che succedeva nel mio matrimonio. Posai la mano sulla sua spalla. Ma non possiamo cambiare il passato. Possiamo solo andare avanti. E adesso? Divorzi. Sì. Ho già presentato i documenti. Tua madre sarà notificata stasera o domani. E Lily? Lo sa. Non ancora. Voglio parlare prima con te. Sei più grande e ho bisogno del tuo aiuto per far sì che tua sorella superi tutto questo. Va bene. Connor annui lentamente. Dove sta mamma? Con tua nonna, Lorraine, per ora. Ma voglio che sappiate entrambi che potete vederla quando volete. Non sto cercando di tenervi lontani da vostra madre. Sto solo cercando di proteggere la nostra famiglia da ulteriori danni. Non voglio vederla adesso, disse Connor, con voce dura. Ci ha mentito a tutti. Ha ferito te. Ha ferito Lily. Ha ferito la sua famiglia. Non sono pronto a perdonarla. È una tua scelta, e la rispetto. Ma Connor, lei è ancora tua madre. Un giorno, quando sarai pronto, potresti voler ricostruire quel rapporto. Non chiudere completamente quella porta. Fece rimbalzare il pallone di nuovo, più forte questa volta. Mr. Pearson aveva una famiglia? Una moglie, Heather. No figli, comunque. Bene. Almeno nessun altro bambino deve passare attraverso tutto questo. Si alzò e mi guardò.
Dirò a Lily. Deve sentire da me, non da qualche ragazzino a scuola o da nonna Lorraine. Sei sicuro? Sì. Siamo una squadra, papà. Tu, io e Lily. Questa è la nostra famiglia adesso. La semplicità e la forza delle sue parole mi sfiorarono il cuore. Mi alzai e lo strinsi in un abbraccio. Sono orgoglioso di te. Lo sai, vero? Lo so. Si staccò e raccolse il pallone. Vado a parlarle adesso, prima che mi venga il panico. Lo guardai entrare in casa e sentii qualcosa cambiare dentro di me. Il mio matrimonio era finito. La mia società distrutta. La mia fiducia infranta. Ma avevo ancora i miei figli, e loro valevano la pena di lottare. Il telefono vibrò. Un messaggio da Richard. Tiffany è stata notificata. Chiede la mediazione. Che facciamo? Risposi digitando. Niente mediazione. Procediamo con la causa. Ha avuto la sua occasione per essere onesta. Dentro casa sentii Lily iniziare a piangere. Sentii la voce bassa, calma e ferma di Connor che la confortava. Volevo andare da loro, ma sapevo che dovevano elaborare tutto insieme prima. Così mi sedetti di nuovo sui gradini, guardando il sole tramontare sul nostro quartiere, preparandomi alla battaglia che ancora doveva venire. L'aula del tribunale era fredda e asettica, tutta legno lucido e luci fluorescenti. Tiffany sedeva con il suo avvocato da un lato, Lorraine accanto a lei con uno sguardo che sembrava volermi bruciare con gli occhi. Io ero seduto con Richard dall'altra parte, mentre Connor e Lily stavano nel corridoio con un assistente del tribunale. La giudice Patricia Reynolds aveva 60 anni, capelli grigi e occhi acuti. Aveva passato la settimana a esaminare i nostri fascicoli e oggi avrebbe deciso le disposizioni temporanee sulla custodia. L'avvocato di Tiffany, un tipo scaltro di nome Martin Cross, si alzò per primo. Vostro onore, la mia cliente è stata una madre devota per 18 anni. È stata la principale responsabile, presente a ogni evento scolastico, ogni visita medica, ogni colloquio con gli insegnanti. Il signor Jennings è stato così concentrato sul suo lavoro da essere praticamente un padre assente. Sentii la mascella serrarsi, ma Richard mi posò una mano sul braccio. Aspetta. La signora Jennings ha commesso un errore, continuò Martin. Ha avuto una breve relazione durante un periodo difficile del suo matrimonio, ma questo non la rende una cattiva madre. Chiede la custodia condivisa con collocamento principale, per garantire stabilità e continuità ai bambini. La giudice Reynolds guardò Richard. Richard si alzò calmo e composto. Vostro onore, la signora Jennings non ha solo avuto una relazione. Ha commesso un furto sistematico ai danni dell'azienda di famiglia, rubando oltre $12.000. Ha mentito ripetutamente a suo marito e ai figli riguardo ai suoi spostamenti. E, cosa più grave, ha cospirato con il socio in affari del signor Jennings per estrometterlo dalla società che lui stesso ha costruito. Estrasse un documento. Abbiamo la confessione firmata della signora Jennings che dettaglia tutto questo. Abbiamo anche la testimonianza dei due figli, di 17 e 14 anni, che dichiarano di sentirsi più sicuri con il padre. Martin obiettò. I bambini sono stati influenzati dalla narrazione del padre. I bambini, disse Richard con calma, hanno occhi e orecchie. Hanno visto il comportamento di loro madre. Hanno sentito le sue bugie. Connor Jennings ha assistito a sua madre mentre baciava Glenn Pearson in una delle palestre di famiglia 2 mesi prima che la relazione venisse scoperta. Ha portato quel peso da solo perché non voleva credere a ciò che aveva visto. La giudice Reynolds aggrottò la fronte. Il figlio è disponibile a testimoniare. Sì, vostro onore. Connor fu chiamato. Appariva nervoso ma determinato mentre saliva sul banco. La giudice gli chiese direttamente. Connor, con chi ti senti più sicuro a vivere in questo momento? Con mio padre, rispose senza esitazione. Mia madre ci ha mentito per mesi. Ha rubato alla nostra famiglia. Ha ferito mio padre e mia sorella.
La amo, ma non mi fido più di lei. E tua sorella, Lily? Lily la pensa allo stesso modo. Ha solo troppa paura per dirlo davanti a mamma e nonna Lorraine. Lorraine si alzò. Non è vero. Questi bambini sono manipolati. La giudice Reynolds batté il martelletto. Signora, si sieda o sarà allontanata da quest'aula. Lorraine si sedette, ma il suo sguardo avrebbe potuto fondere l'acciaio. La giudice chiamò Lillian. Mia figlia sembrava piccola e spaventata, ma quando le fu posta la stessa domanda, diede la stessa risposta. Voglio vivere con papà. Tiffany piangeva ormai, il trucco le colava sul viso. Martin tentò di obiettare, sostenendo che i bambini fossero stati istruiti, ma la giudice Reynolds aveva sentito abbastanza. Sulla base delle prove presentate e della chiara preferenza di entrambi i bambini, concedo al signor Jennings la custodia primaria temporanea. La signora Jennings avrà visite supervisionate ogni 2 weekend, in attesa di una valutazione completa sulla custodia. Guardò Tiffany. Signora Jennings, se vuole passare più tempo con i suoi figli, le consiglio di ricostruire la loro fiducia con onestà e responsabilità, non con le argomentazioni del suo avvocato. Il martelletto cadde e fu finita. Tiffany crollò in singhiozzi. Lorraine abbracciò sua figlia, lanciandomi uno sguardo di puro odio, ma non mi importava più dell'opinione di Lorraine. Avevo i miei figli, e questo era tutto ciò che contava. Fuori dall'aula, Connor e Lily corsero da me. Li abbracciai entrambi, sentendo il peso degli ultimi mesi finalmente sollevarsi. È finita, dissi loro. Torniamo a casa. 8 mesi dopo, la vita aveva trovato un nuovo ritmo. Il divorzio era stato finalizzato a giugno, con Tiffany che aveva ottenuto un risarcimento minimo dopo che il furto e la relazione erano stati considerati, nella divisione dei beni. Si era trasferita in un piccolo appartamento dall'altra parte della città e lavorava come receptionist in uno studio medico. Il suo rapporto con i bambini migliorava lentamente, anche se né Connor né Lily l'avevano ancora perdonata completamente. Glenn aveva preso i soldi del riscatto e si era trasferito in Arizona, iniziando una nuova carriera. Avevo saputo da conoscenti comuni che lui e Tiffany avevano tentato di far funzionare la loro relazione dopo il crollo, ma era durata meno di 2 mesi, prima che capissero di aver costruito tutto su menzogne e tradimenti. L'attività di fitness prosperava. Senza la cattiva gestione e i furti di Glenn, i profitti erano aumentati del 30%. Avevo promosso Sara, la nostra storica responsabile della reception, a direttrice delle operazioni, e si era dimostrata preziosissima. Avevamo aperto una 6ª sede ad agosto e le iscrizioni erano al massimo storico. Connor aveva iniziato il primo anno all'università statale con una borsa di studio parziale per il basket. Mi chiamava ogni domenica e parlavamo dei suoi corsi, delle partite, della sua nuova ragazza che studiava ingegneria. Era felice, sicuro di sé, costruiva la sua vita. Anche Lily stava meglio. Il trauma del divorzio era stato duro, ma la terapia l'aveva aiutata. Si era iscritta al team di dibattito della scuola e aveva scoperto di avere un talento per il parlare in pubblico. I suoi voti erano migliorati e aveva smesso di fare incubi sulla famiglia che si disfaceva. Quanto a me, avevo ricominciato a frequentare qualcuno. Niente di serio, solo qualche caffè con donne conosciute tramite amici o eventi comunitari. Non avevo fretta di buttarmi in un'altra relazione. Stavo imparando a stare bene da solo, a fidarmi di nuovo del mio giudizio, a riconoscere i segnali d'allarme prima che diventassero catastrofi. Un sabato pomeriggio di ottobre, ero al torneo di dibattito di Lily quando incontrai qualcuno che non vedevo da anni. Michelle Harper, una donna che conoscevo dall'associazione degli imprenditori. Era una fisioterapista con uno studio tutto suo, divorziata da 3 anni con 2 figli. Robert Jennings, disse con un sorriso caldo. Ho saputo quello che è successo. Mi dispiace che tu abbia dovuto passare tutto questo. Grazie. È stato difficile, ma ora stiamo bene. Abbiamo parlato per 20 minuti e mi sono ritrovato a godermi davvero la conversazione. Era diretta, onesta,
con un senso dell'umorismo che mi ha fatto ridere per la prima volta in mesi. Quando ha suggerito di prendere un caffè insieme, ho detto sì senza esitazione. Quel caffè è diventato una cena. La cena un secondo appuntamento, poi un terzo. A dicembre, Michelle ed io eravamo ufficialmente insieme, andando piano ma con costanza. Ai bambini piaceva, e per me questo contava più di ogni altra cosa. Capiva quello che avevo passato perché anche lei aveva superato il proprio tradimento ed era uscita più forte. Alla vigilia di Natale, Connor e Lily erano con me a casa. Avevamo appena finito di decorare l'albero quando Connor ha chiesto: «Papà, sei felice?» Ho guardato mio figlio, ormai quasi un uomo, poi Lily distesa sul divano con la cioccolata calda. Ho pensato all'azienda che avevo salvato, alla fiducia che avevo ricostruito con i miei figli, alla nuova relazione che sembrava sana e vera. Sì, ho risposto onestamente, lo sono. Ci è voluto tempo, ma sono felice. Connor ha sorriso. Bene. Te lo meriti. Più tardi quella sera, dopo che i bambini erano andati a dormire, ero in cucina, dove tutto questo incubo era iniziato. Il posto dove Tiffany aveva annunciato il suo appuntamento, dove si aspettava che io crollassi. Invece, ero rimasto saldo, avevo reagito e ricostruito la mia vita dalle ceneri del suo tradimento. Avevo imparato che la forza non è non cadere mai. È rialzarsi, scrollarsi di dosso la polvere e costruire qualcosa di meglio di quello che si è perso. E proprio questo avevo fatto.